Ciao a tutti. La perdita della madre è un evento di portata immensa nella vita di chiunque, capace di scuotere anche le persone emotivamente più resistenti. Tuttavia, quando questa esperienza tocca un individuo con tratti di narcisismo patologico, il suo impatto emotivo può assumere una natura profondamente diversa, fungendo sia da catalizzatore di crisi, sia paradossalmente di possibile opportunità di crescita personale. Sebbene molti siano scettici sull'idea che il narcisista possa evolversi realmente, la morte della madre, che rappresenta una figura centrale e spesso complicata nella vita del narcisista, ha il potenziale di rompere i muri di difesa emotiva che ha costruito intorno a sé, innescando reazioni inaspettate e in alcuni casi una vera e propria evoluzione interiore. La figura della madre nel mondo del narcisista. Per capire meglio come la morte della madre possa influenzare il narcisista, è essenziale comprendere la natura della loro relazione. Nel caso di molti narcisisti, la figura materna occupa un ruolo dominante e alquanto complesso. Talvolta può essere una fonte di ammirazione e di approvazione costante, altre volte è percepita come una figura critica e giudicante, responsabile di alimentare il senso di insicurezza e di inadeguatezza che spesso giace alla radice del narcisismo. Tale legame ambiguo contribuisce a formare il narcisismo del figlio, favorendo il desiderio di essere costantemente validato e apprezzato, spingendolo così a costruire un'immagine esterna di successo e di grandiosità, per nascondere un'identità fragile e vulnerabile. Nel narcisismo la madre può essere vista come l'oggetto di una dualità, una figura che il narcisista desidera impressionare e dalla quale cerca costantemente approvazione, ma che al contempo teme e respinge. Spesso il narcisista sviluppa una profonda dipendenza emotiva dalla madre, vedendola sia come una risorsa che come una minaccia. Pertanto la morte della madre non è solo un evento doloroso, è uno sconvolgimento che tocca le fondamenta stesse della sua identità. Crisi di identità, la fragilità del sé dopo la perdita. Quando la madre muore, per il narcisista si verifica un reale terremoto emotivo. La persona che fino a quel momento aveva rappresentato una fonte di validazione e in molti casi il centro stesso della sua struttura di riferimento non c'è più. Questo vuoto interiore non è facile da riempire, specialmente per chi ha costruito gran parte del proprio sé su una dipendenza emotiva dall'approvazione altrui. Uno degli effetti più immediati è una crisi di identità. Senza la madre il narcisista può sentirsi improvvisamente perso, vulnerabile e per la prima volta costretto a fare i conti con emozioni che ha sempre evitato. Tale crisi può manifestarsi come un profondo senso di smarrimento, di ansia o addirittura come una profonda depressione. Tuttavia, per quanto doloroso, questo momento di crisi rappresenta anche una potenziale opportunità per il narcisista di riconoscere e affrontare le proprie emozioni, di cui è stato spesso inconsapevole o che ha sempre represso. Dalla crisi alla crescita. Esiste un percorso di guarigione? Se il narcisista riesce ad affrontare la crisi senza rigettarla o negarla, esiste la possibilità che questa esperienza porti a una crescita interiore. La morte della madre può spingerlo a esplorare le proprie emozioni, riconoscere le proprie vulnerabilità e comprendere le origini della propria sofferenza emotiva. Questo processo, che può essere lungo e doloroso, rappresenta un'opportunità di crescita che molti narcisisti non hanno mai avuto, essendo rimasti intrappolati in meccanismi di difesa e di negazione fin dall'infanzia. Il processo di elaborazione del lutto è essenziale in questo percorso. Se il narcisista si permette di vivere il dolore e la sofferenza che ne derivano, invece di nasconderli o negare la propria vulnerabilità, può iniziare a sviluppare una nuova consapevolezza di sé e in alcuni casi una maggiore empatia verso gli altri. Tuttavia, questo cammino non è facile né garantito. Spesso il narcisista preferisce evitare il dolore cercando distrazioni esterne o gettandosi un comportamento iperattivo per cercare di soffocare le emozioni negative. Il rischio della rigidità, la morte della madre come riconferma del narcisismo. Non tutti i narcisisti tuttavia reagiscono alla morte della madre con un'apertura alla crescita.
Per molti di loro il dolore e la vulnerabilità che emergono non fanno altro che confermare la necessità di rinforzare le proprie difese. La paura di affrontare sentimenti di solitudine e di abbandono può portare a una reazione opposta. Invece di cercare una nuova consapevolezza, il narcisista può chiudersi ancora di più in se stesso, rafforzando ulteriormente il proprio comportamento manipolativo e distaccato. In questi casi la morte della madre non rappresenta una svolta verso la crescita, ma piuttosto una conferma delle proprie convinzioni. Il narcisista potrebbe interpretare la perdita come una prova ulteriore che non ci si può fidare degli altri e nemmeno delle figure più importanti. Tutto ciò rinforza la sua diffidenza e la sua tendenza a vedere il mondo come un luogo ostile dove solo lui può proteggere se stesso. Così, invece di affrontare la propria sofferenza, preferisce nasconderla dietro una facciata di apparente resilienza e controllo, perpetuando il proprio narcisismo. Il ruolo della terapia: un aiuto essenziale o un compito impossibile? In molti casi il supporto di un professionista può essere fondamentale per aiutare il narcisista a trasformare il trauma della perdita in un'opportunità di crescita. La terapia può offrire uno spazio sicuro in cui il narcisista può esplorare il proprio dolore e le proprie emozioni senza sentirsi giudicato. Tuttavia, il narcisismo stesso, essendo un disturbo egosintonico, rappresenta spesso un ostacolo alla terapia. Il narcisista potrebbe rifiutare l'idea di avere bisogno di aiuto, considerando la vulnerabilità come una debolezza inaccettabile. Il terapeuta ha quindi il compito delicato di accompagnare il narcisista nel riconoscimento della propria sofferenza e della propria fragilità, cercando di fare leva su questo momento di crisi per facilitare una riflessione sincera. Se il narcisista riesce a superare la propria resistenza e a fidarsi del terapeuta, il percorso terapeutico può portarlo a comprendere meglio se stesso e ad abbandonare gradualmente i comportamenti difensivi che lo allontanano dalle relazioni autentiche. In sintesi, la morte della madre può segnare un punto di svolta per il narcisista, ponendolo di fronte ad una scelta cruciale tra crescita e regressione. In alcuni casi la perdita può spingerlo a esplorare i propri sentimenti, accettando la propria vulnerabilità e sviluppando una maggiore consapevolezza di sé. In altri, la paura di affrontare il dolore può condurlo a una chiusura ancora più rigida, consolidando i suoi meccanismi di difesa. Il percorso verso la crescita, pur difficile, è possibile. Tuttavia richiede una disponibilità al cambiamento e una volontà di affrontare il dolore che molti narcisisti non hanno mai sviluppato. La morte della madre può essere l'evento che risveglia questa consapevolezza, ma non può da sola garantire un cambiamento. Sta al narcisista scegliere se trasformare la crisi in un'opportunità o se continuare a negare la propria sofferenza, rimanendo prigioniero di un'identità costruita sul controllo e sulla distanza emotiva. E tu che cosa ne pensi? Racconta qui sotto nei commenti. Puoi condividere questo video per dare maggiore informazione ad un pubblico più vasto. Ricordati di iscriverti al canale e di attivare la campanella, così potrai ricevere le notifiche dei nuovi video. Grazie per avermi seguita.